Buonasera a tutti e benvenuti a Bravocast Italiano. Io sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega Angela. Questa sera parliamo di un argomento molto interessante, qualcosa che riguarda la nostra mente, il nostro umore e il nostro modo di vivere ogni giorno. Parliamo del pensiero positivo. Allora Angela, iniziamo subito. Buonasera a tutti voi che ci ascoltate. Sì, Stefano, il pensiero positivo è un tema che mi sta molto a cuore. Molte persone ne parlano, ma non tutti capiscono cosa significa veramente pensare in modo positivo. Non è solo dire tutto andrà bene e sorridere sempre. È qualcosa di più profondo, più pratico. Ma prima di tutto, voglio chiedere a te, Stefano, tu ti consideri una persona positiva? Bella domanda. Onestamente dipende dal giorno. Ci sono giorni in cui mi sveglio pieno di energia, con tanta voglia di fare e vedo tutto in modo chiaro e ottimista. Ma ci sono anche giorni in cui mi alzo dal letto e tutto mi sembra difficile, pesante. Credo che sia normale per tutti, no? Non possiamo essere sempre positivi al 100%. Anch'io sono così. Penso che l'onestà sia la cosa più importante quando parliamo di questo argomento. Non voglio sembrare una di quelle persone che dicono sempre pensa positivo, come se fosse la soluzione magica a tutti i problemi. La vita è complicata. Ci sono momenti difficili, tristi, di frustrazione e va bene sentire queste emozioni. Ma quello che possiamo controllare è come rispondiamo a queste situazioni. Esatto, questo è il punto chiave. Non si tratta di ignorare i problemi, o di fare finta che tutto sia perfetto. Si tratta di come scegliamo di reagire. Negli ultimi anni ho lavorato molto su questo. Ho cercato di cambiare alcune abitudini mentali, il modo in cui parlo con me stesso, il modo in cui interpreto le situazioni difficili e ho notato davvero una differenza nella mia vita quotidiana. Che bello sentire questo, Stefano. E sai, c'è anche la scienza che ci dice che il pensiero positivo ha effetti reali sul nostro corpo e sulla nostra salute. Non è solo filosofia o psicologia. Studi hanno dimostrato che le persone con un atteggiamento ottimista tendono ad avere meno stress, dormono meglio, hanno un sistema immunitario più forte. Il nostro cervello è uno strumento incredibile. Pensare che i nostri pensieri possano avere effetti fisici sul corpo è davvero affascinante. Ma voglio essere onesto con i nostri ascoltatori. Per me non è stato facile cambiare il modo di pensare. Ho avuto un periodo nella mia vita in cui ero molto critico con me stesso. Mi svegliavo e subito iniziavo a pensare a tutto quello che poteva andare male durante la giornata. Era diventato un'abitudine automatica, quasi senza accorgermene. Capisco benissimo. Molte persone hanno questa esperienza. Il cervello umano ha una tendenza naturale a focalizzarsi sui problemi, sui pericoli, sulle cose negative. Gli scienziati chiamano questo negativity bias e ha radici antichissime nella nostra evoluzione. I nostri antenati dovevano prestare attenzione ai pericoli per sopravvivere, ma oggi, nella vita moderna, questa tendenza può diventare un ostacolo. Questo spiega tante cose. Allora come si fa a lavorare contro questa tendenza naturale? Come si impara a pensare in modo più positivo senza essere falsi o ingenui? È la domanda giusta, Stefano. Non esiste una risposta semplice o una ricetta magica, ma ci sono cose concrete che possono aiutare davvero. La prima cosa che ho imparato è la gratitudine. Ogni sera, prima di dormire, scrivo 3 cose per cui sono grata in quel giorno. Possono essere cose grandi o piccole. Un caffè buono al mattino, una conversazione interessante, un bel tramonto. Questo esercizio semplice cambia il focus del cervello. È la gratitudine. Ne ho sentito parlare molto, ho provato a fare qualcosa di simile, ma devo ammettere che non sono stato molto costante. A volte dimenticavo, a volte mi sembrava un po' artificiale,
ma le persone che lo fanno regolarmente dicono che dopo alcune settimane diventa naturale. E tu lo fai ancora adesso, Angela? Sì, lo faccio quasi ogni giorno. E hai ragione, all'inizio sembra un po' strano, forzato, ma è come imparare qualsiasi nuova abitudine. Ci vuole tempo e pratica. Un'altra cosa che aiuta molto è il modo in cui parliamo con noi stessi. Quando faccio un errore, invece di dire sono stupida, non sono capace, provo a dire ho sbagliato questa volta, la prossima volta farò meglio. Una piccola differenza nelle parole, ma un grande impatto sulle emozioni. E vi dico una cosa, cari ascoltatori. Se ascoltate attentamente come parlate con voi stessi, sì, durante la giornata potreste essere sorpresi. Molte persone usano parole durissime con se stesse, parole che non userebbero mai con un amico. E siamo spesso il nostro critico più severo. Ma perché non essere gentili anche con noi stessi? Questo è così vero, Stefano. Sai cosa mi ha aiutato molto? Immaginare di parlare a un amico caro. Quando sono in difficoltà e sto per essere critica con me stessa, mi chiedo cosa direi a una mia amica in questa situazione. Le direi parole di incoraggiamento, di comprensione. Quindi provo a usare le stesse parole con me stessa. Sembra semplice, ma è rivoluzionario. Mi piace molto questo approccio. Voglio aprire una piccola parentesi qui. Ho un amico molto scettico riguardo al pensiero positivo. Dice sempre che è tutto marketing, tutta roba da guru motivazionali che vogliono vendere libri e corsi, che le persone positive sono quelle che non hanno problemi veri nella vita. Come risponderesti a questa critica, Angela? Capisco questa posizione e capisco anche la frustrazione, perché c'è effettivamente una versione tossica del pensiero positivo, quando qualcuno ti dice di ignorare i problemi, di fingere la felicità, di non sentire le emozioni negative. Questa versione non è utile, anzi, può essere dannosa. Ma il pensiero positivo autentico non è questo. Non significa essere sempre felici o non avere problemi, significa avere risorse interiori per affrontare le difficoltà. Quindi la differenza è tra positività autentica e positività falsa. Questa distinzione mi sembra molto importante e penso che molte persone abbiano avuto esperienze negative proprio con questa versione falsa. Qualcuno che ti dice pensa positivo come se fosse una critica. Questo non aiuta per niente. Assolutamente, anzi, fa il contrario. Quando qualcuno non si sente ascoltato nelle sue difficoltà, quando le sue emozioni vengono minimizzate, si sente ancora peggio. La vera positività inizia dall'accettazione. Accettare che la situazione è difficile, accettare di sentirsi male in quel momento e poi cercare di trovare risorse, possibilità, vie d'uscita. E qui entra in gioco anche l'ambiente intorno a noi, no? Le persone con cui passiamo il tempo, i contenuti che guardiamo, le notizie che leggiamo. Tutto questo influenza il nostro modo di pensare. Io, ad esempio, ho fatto una scelta consapevole di limitare le notizie negative. Non le elimino completamente, ma non passo ore a scorrere social media pieni di conflitti e negatività. Questa è una scelta molto saggia, Stefano. E sì, l'ambiente è fondamentale. C'è un detto italiano che dice «Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei». Le persone intorno a noi ci influenzano enormemente. Se passiamo molto tempo con persone che si lamentano continuamente, è difficile mantenere un atteggiamento positivo. Non si tratta di essere crudeli, ma di proteggere la propria energia mentale. Esatto, e voglio fare una domanda a voi che ci state ascoltando adesso. Avete qualcuno nella vostra vita che vi dà energia, che vi fa sentire meglio dopo averlo visto? E al contrario, avete qualcuno che vi lascia sempre stanchi o giù di morale? Scrivetecelo nei commenti. Sarebbe interessantissimo sapere come gestite queste relazioni. Sì, ci piace tantissimo leggere i vostri commenti. E voglio aggiungere una cosa. A volte, quella persona che ci prosciuga l'energia siamo noi stessi.
La nostra voce interiore negativa può essere la fonte principale di stanchezza mentale. Quindi, lavorare su noi stessi è sempre il primo passo. Parliamo anche di un aspetto pratico che mi ha aiutato molto, imparare a riformulare i problemi. Invece di dire che problema terribile, provare a dire che sfida interessante, invece di non ce la faccio mai, provare sto ancora imparando. Non è negare la realtà, è cambiarne la prospettiva e questa piccola differenza può cambiare completamente il nostro approccio verso una situazione difficile. La riformulazione è uno strumento potentissimo. Gli psicologi la chiamano reframing. Funziona perché il linguaggio che usiamo forma i nostri pensieri. I pensieri formano le nostre emozioni e le emozioni guidano le nostre azioni. È tutto connesso. Se cambio le parole che uso, cambio il modo in cui mi sento e quindi cambio quello che faccio. Voglio condividere una piccola storia personale. Qualche anno fa ho perso un lavoro che amavo molto. È stata una delle esperienze più difficili della mia vita. Mi sono sentito perso, inutile, senza direzione. In quel periodo ho avuto una scelta: restare in quella spirale di pensieri negativi oppure cercare di vedere anche le possibilità che quella situazione mi offriva. Non è stato facile, non è successo subito, ma pian piano ho iniziato a vedere quella perdita come un'opportunità di cambiamento. Grazie per condividere questo, Stefano. Queste storie vere, personali, sono quelle che aiutano di più le persone a capire di cosa stiamo parlando. Non hai ignorato il dolore, lo hai sentito, lo hai attraversato e poi hai trovato la forza di guardare avanti. Questo è esattamente il processo del pensiero positivo autentico. E voi, cari ascoltatori, avete mai vissuto una situazione difficile che poi si è trasformata in qualcosa di buono, una porta chiusa che ha aperto una finestra? Raccontateci nei commenti. Adoriamo sentire le vostre storie, davvero. Sì, davvero. E voglio aggiungere un'ultima riflessione prima di concludere. Il pensiero positivo non è un destino, è una scelta. Non sempre facile, non sempre immediata. Ma ogni giorno abbiamo la possibilità di scegliere come guardare il mondo. E anche nelle giornate peggiori, anche nei momenti più bui, c'è sempre qualcosa di piccolo a cui aggrapparsi. Un raggio di sole, una parola gentile, una tazza di tè caldo. Iniziare da lì. Che bellissima conclusione, Angela. Iniziare dalle piccole cose, non aspettare la grande trasformazione. Iniziare oggi, adesso, con una piccola scelta positiva e domani farne un'altra e poi un'altra ancora e pian piano il cambiamento arriva. È un cammino, non una destinazione. E noi di Bravocast Italiano siamo qui con voi in questo cammino, non solo per imparare l'italiano, ma anche per riflettere insieme su temi che contano davvero nella vita. Prima di salutarci, vogliamo ricordarvi di lasciare un commento con la vostra opinione sul pensiero positivo. Siete d'accordo con quello che abbiamo detto oggi? Avete una tecnica che funziona bene per voi? Scrivetecelo. Ogni commento ci aiuta a crescere e a capire cosa vi interessa di più. E se questo episodio vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale Bravocast Italiano se non lo avete ancora fatto. In questo modo non perderete nessuno dei nostri episodi futuri. Vi aspettiamo la prossima volta con un altro argomento interessante. Grazie mille per essere stati con noi questa sera. Io sono Stefano. E io sono Angela. Buonasera a tutti e a presto su Bravocast Italiano.